Lezione 1. Comunicazione silenziosa. Ho letto di una ragazza che non sapeva parlare, ma comunicava attraverso i segni. È un modo davvero potente per trasmettere sentimenti e pensieri. Sì, dimostra che la comunicazione può assumere molte forme, oltre al semplice parlare. All'inizio, però, deve essere stata una sfida per la sua famiglia. Certamente. Ma immagino che col tempo abbiano imparato a comprendere il suo linguaggio unico. È affascinante come il linguaggio del corpo e i segni possano esprimere così tante emozioni. Esatto. Doveva avere un mondo interiore ricco, nonostante il suo silenzio. E pensate alla creatività che implica sviluppare il suo modo di comunicare. È stimolante. Ci ricorda che ognuno ha una storia da raccontare, a modo suo. Lezione 2. Avventure all'aria aperta. Non ho ancora deciso cosa faremo per il weekend. Magari potremmo esplorare un sentiero qui vicino? Sembra un'idea fantastica. Fare escursioni è sempre rigenerante. Sono d'accordo. Stare nella natura può davvero schiarire la mente. In più, potremmo preparare un picnic da gustare in cima al sentiero. Questa sì che è una tentazione. Cosa vorresti portare? Che ne dite di panini e frutta? Semplici ma deliziosi. Perfetto. E non dimenticare l'acqua, dovremmo rimanere idratati. Assolutamente. È importante, soprattutto se finiamo per fare un'escursione per un po'. Riesco già a immaginare la splendida vista dalla cima del sentiero. Lezione 3. Problemi familiari. Ultimamente ho pensato molto alla famiglia. È dura quando non ti senti amato. Capisco quella sensazione. A volte i bambini pensano che ai loro genitori non importi più nulla. Sì, soprattutto in momenti difficili come il divorzio. Può far sentire molto isolati. È importante parlare di questi sentimenti, anche se è difficile. Assolutamente sì. La comunicazione può aiutare a chiarire i malintesi. Spesso i bambini hanno bisogno di essere rassicurati sul fatto che sono ancora amati, qualunque cosa accada. Giusto. È facile fraintendere le azioni, soprattutto quando le emozioni sono forti. Vero, anche i genitori spesso hanno le loro difficoltà, che i figli potrebbero non vedere. Ci ricorda che l'amore può manifestarsi in molti modi diversi. Lezione 4. Escursioni del fine settimana. Cosa ne pensi della nostra gita in canoa di sabato scorso? È stato divertentissimo. Mi è piaciuto tantissimo scivolare sull'acqua. Anch'io. E poi pescare dopo è stato un bel modo per rilassarsi. Sì, stare seduto in riva al lago con una canna da pesca mi ha dato una sensazione di pace. Non mi aspettavo di prendere niente, ma ce la siamo cavata piuttosto bene. Lo so, è stato emozionante pescare quei pesci. E gli spuntini che abbiamo portato hanno reso tutto ancora più bello. Assolutamente sì. Un buon pasto è ancora più buono se consumato all'aria aperta. Non vedo l'ora di pianificare la nostra prossima avventura. Cosa pensi che dovremmo fare? Lezione 5. Sconfiggi la noia. La piccola Annie sembrava molto annoiata in un pomeriggio pigro, non è vero?
Sì, è dura quando non c'è niente da fare, soprattutto nel fine settimana. Cosa pensi che avrebbe potuto fare per divertirsi? Beh, avrebbe potuto leggere un libro o disegnare qualcosa di divertente. È vero. La creatività può trasformare la noia in un progetto divertente. Oppure avrebbe potuto giocare all'aperto, esplorando i dintorni. Sì, la natura offre tantissime possibilità di avventura. A volte basta un po' di immaginazione per trovare qualcosa da fare. Sono d'accordo. Anche un semplice gioco può trasformare una giornata noiosa in qualcosa di speciale. Lezione 6. Avventure esplorative. Sapevi che è stato il primo uomo bianco a esplorare il Botswana, lo Zimbabwe, lo Zambia e il Malawi? Incredibile! Deve essere stato un viaggio davvero coraggioso all'epoca. Assolutamente. Esplorare territori sconosciuti richiede molto coraggio. Non riesco a immaginare le sfide che dovette affrontare in quelle regioni selvagge. Sì, deve aver incontrato molte culture e paesaggi diversi. Ogni luogo deve avere la sua bellezza e le sue difficoltà uniche. È interessante riflettere sull'impatto che le sue esplorazioni hanno avuto su quelle regioni. Certamente, l'esplorazione ha conseguenze sia positive che negative. È un promemoria della nostra storia e di come essa plasma il nostro presente. Lezione 7. La paura dell'ammutinamento. Ammutinamento è una parola così potente, non è vero? Ha incuteto timore in molti imperi. Assolutamente. Il pensiero della ribellione può scuotere anche le fondamenta più solide. È interessante vedere come la storia sia costellata di questi momenti di sconvolgimento. Sì, spesso quei momenti cambiano in modo significativo il corso della storia. Immagina di far parte di un gruppo che ha deciso di ribellarsi all'autorità. Deve essere stato terrificante e incoraggiante allo stesso tempo. Esatto. I rischi sono enormi, ma lo sono anche i potenziali vantaggi. Solleva interrogativi sulla lealtà e sulla giustizia all'interno delle organizzazioni. Sì, e ci ricorda quanto sia importante ascoltare la voce delle persone. Lezione 8. Avventure autentiche. Sapete, viaggiare con una guida locale offre davvero un'esperienza più autentica. Sono completamente d'accordo. Conoscono tutti i tesori nascosti che di solito sfuggono ai turisti. Esatto. In più, possono condividere storie che ti aiutano a comprendere meglio la cultura locale. Sì, e le loro intuizioni possono trasformare un semplice viaggio in un'avventura memorabile. Immagina di assaggiare il cibo locale che non troveresti nei ristoranti tipici. Sarebbe fantastico. È tutto incentrato sui sapori e sulle tradizioni della zona. E avere qualcuno che parla la lingua può rendere la navigazione molto più semplice. Assolutamente sì. La comunicazione può aprire le porte a esperienze che altrimenti potresti perderti. Penso che crei un legame più personale con i luoghi che visitiamo. Lezione 9. Calma rassicurante. È stato davvero rassicurante vedere che tutti hanno preso la situazione così bene, non è vero? Sì, è stato rassicurante.
Un'atmosfera tranquilla può fare la differenza in un evento stressante. Sono d'accordo. Aiuta tutti a sentirsi più a loro agio e concentrati. Esatto. Quando le persone mantengono la calma, possono impedire che il panico si diffonda. E crea un clima positivo per il lavoro di squadra, essenziale in quei momenti. Sì, è impressionante come un senso di calma collettiva possa cambiare la dinamica. Penso che sia importante avere leader che siano un modello anche per questo comportamento. Assolutamente sì. Al leader possono ispirare gli altri a mantenere la calma durante le sfide. Dimostra quanto sia fondamentale coltivare un ambiente di supporto. Lezione 10. Fotografia con smartphone. Utilizzi una macchina fotografica professionale per le tue foto di viaggio? No, in realtà uso il mio smartphone, è così comodo. Che intelligenza! Oggigiorno gli smartphone possono scattare foto fantastiche. Esatto. In più, lo porto sempre con me, così non mi perdo nessun momento. È fantastico poter catturare i ricordi all'istante senza dover portare con sé attrezzatura extra. Sì, e con le app giuste, posso modificare le foto all'istante. È vero. Condividere le tue esperienze diventa molto più semplice. Inoltre, mi piace il fatto di potermi connettere subito con gli altri attraverso i social media. È come condividere il tuo viaggio in tempo reale, il che è davvero speciale. Lezione 11. I pericoli del fumo. Penso davvero che il fumo dovrebbe essere vietato nei luoghi pubblici. Sono d'accordo. I pericoli del fumo sono ben noti e colpiscono tutti. Sì, il fumo passivo può essere dannoso tanto quanto il fumo stesso. Esatto. È importante proteggere i non fumatori, soprattutto i bambini e gli anziani. Vorrei che più città prendessero provvedimenti per far rispettare questi divieti. Ciò rappresenterebbe un passo significativo verso la promozione di ambienti più sani. Sì, creare zone senza fumo incoraggia abitudini più sane. E contribuisce anche a sensibilizzare sui rischi associati al fumo. Penso che l'istruzione sia fondamentale per rendere le persone più consapevoli di questi pericoli. Lezione 12. Consigli per il colloquio di lavoro. Hai qualche consiglio per prepararti a un colloquio di lavoro? Sì, il primo passo è fare una ricerca approfondita sull'azienda. Ottima osservazione. Conoscere i loro valori e la loro missione può essere davvero utile. Esatto. Dimostra che sei sinceramente interessato al ruolo e all'azienda. Inoltre, può aiutarti a personalizzare le tue risposte in base alla loro cultura. Sì, essere preparati con esempi specifici può fare una grande differenza. Penso anche che esercitarsi a rispondere alle domande più comuni nei colloqui sia davvero utile. Assolutamente sì. Aumenta la tua sicurezza e ti aiuta ad articolare i tuoi pensieri. E non dimenticare di preparare alcune domande da porre all'intervistatore. Lezione 13. Tempo di raccolta. Hai mai sentito parlare della coltura più importante di questa parte del paese? Sì, è affascinante come le fiere autunnali possano iniziare già ad agosto o arrivare fino a novembre. Esatto.
Dipende tutto dal periodo del raccolto e dal clima locale. È sorprendente come le celebrazioni della comunità ruotino attorno all'agricoltura. Sì, queste fiere sono un ottimo modo per mettere in mostra i prodotti e l'artigianato locale. Mi piace il modo in cui riuniscono le persone per celebrare il duro lavoro degli agricoltori. Certamente. È un'opportunità per le famiglie di scoprire da dove proviene il loro cibo. E sostiene le economie locali, il che è molto importante. Inoltre, c'è qualcosa di speciale nel gustare cibi freschi e di stagione. Lezione 14. Raduni popolari. Hai notato che gli incontri in piccoli gruppi presso case private stanno diventando molto popolari? Sì, è interessante. Questi incontri creano un'atmosfera accogliente e intima. Esatto. Permette connessioni e conversazioni più profonde. Penso che sia un ottimo modo per promuovere la comunità e costruire amicizie. Sì. A volte un ambiente più piccolo è più confortevole di un evento più grande. Assolutamente. Le persone si sentono più a loro agio quando condividono i propri pensieri in un ambiente rilassato. E può portare a discussioni significative su interessi comuni. Sì, è meraviglioso come questi incontri possano ispirare creatività e collaborazione. Mi piace l'idea di creare uno spazio in cui tutti si sentano liberi di condividere. Lezione 15. Preferenze storiche. È affascinante vedere quante persone e governanti in tutta Europa preferirono rimanere nella Chiesa cattolica romana. Sì, ha davvero plasmato il panorama politico e culturale della regione. Esatto. La Chiesa aveva un potere e un'influenza notevoli in quel periodo. È interessante riflettere su come la fede guidi le decisioni e le alleanze. Sì, e ha creato un senso di unità tra coloro che condividevano le stesse convinzioni. Ma ciò portò anche a conflitti con coloro che cercavano riforme o cambiamenti. Assolutamente sì. Dimostra come la religione possa essere una forza sia unificante che divisiva. Sì, e comprendere questa storia ci aiuta ad apprezzare le credenze moderne di oggi. È un promemoria della complessa relazione tra fede e governo. Lezione 16. Piattaforme semplici. Ho sentito parlare di una piattaforma in cui è sufficiente registrarsi per iniziare. Sembra abbastanza semplice. E le funzionalità che offrono? Offrono vari strumenti per aiutare gli utenti a navigare facilmente. Fantastico! L'accessibilità è fondamentale per incoraggiare più persone a partecipare. Sì. Rende più facile per tutti partecipare e condividere le proprie idee. Adoro le piattaforme che danno priorità all'esperienza utente. Migliorano davvero la partecipazione. Esatto. Si tratta di creare uno spazio stimolante per il dialogo e la creatività. E promuove un senso di comunità tra gli utenti. Sì, più la piattaforma è inclusiva, più le idee condivise sono variegate. Lezione 17. Il progresso è importante. Fantastico! Ogni piccolo passo conta per raggiungere i tuoi obiettivi, non credi? Assolutamente. Il progresso è progresso, non importa quanto piccolo possa sembrare.
Giusto. Anche i piccoli traguardi possono portare a cambiamenti significativi nel tempo. Esatto. Ricordo quando ho iniziato a fare jogging solo pochi minuti al giorno, e ora riesco a correre per chilometri. È impressionante. Dimostra come la costanza possa davvero dare i suoi frutti. Sì, e celebrare queste piccole vittorie mi mantiene motivato. Sono d'accordo. È importante riconoscere i propri sforzi, non importa quanto possano sembrare insignificanti. Certamente, ogni passo è parte di un viaggio più grande, ed è questo che lo rende emozionante. Ciò che conta davvero è il viaggio, non solo la destinazione. Lezione 18. Piani per le escursioni. Stavo pensando di fare un'escursione questo fine settimana. Il tempo dovrebbe essere bello. Sembra un'idea fantastica. Adoro passare il tempo all'aria aperta. Anch'io. È rigenerante stare nella natura e fare un po' di esercizio fisico allo stesso tempo. Esatto. Hai in mente un percorso particolare? Stavo pensando a quel nuovo sentiero nel parco. Ha una vista meravigliosa. Oh, ne ho sentito parlare. Mi piacerebbe vedere quelle viste. Si suppone che sia un'escursione moderata, il che è perfetto per noi. Sì, possiamo goderci il paesaggio senza che sia troppo faticoso. In più, possiamo portare un picnic da gustare in cima. Lezione 19. Trova gioielli. So che ultimamente ho trovato dei bellissimi gioielli a prezzi scontati. Davvero? Sembra intrigante. Dove l'hai trovato? Mi sono imbattuto in questo fantastico negozio online che propone offerte fantastiche. Lo shopping online può essere pericoloso ma anche emozionante. Che tipo di gioielli hai acquistato? Ho ricevuto una collana meravigliosa e degli orecchini che si abbinano perfettamente. Wow! Quei pezzi devono stare benissimo insieme. Davvero. Adoro come i gioielli possano impreziosire qualsiasi outfit. Assolutamente sì! Gli accessori possono fare un'enorme differenza nello stile. Inoltre, trovarli scontati rende il tutto ancora più dolce. Lezione 20. Gente amichevole. Sì, la gente del posto è stata molto ospitale e accogliente durante il mio viaggio. È meraviglioso sentirselo dire. Rende sempre un viaggio più piacevole. Assolutamente. Ho stretto delle ottime amicizie e ho imparato tantissimo da loro. Questa è la parte migliore del viaggiare, incontrare nuove persone e condividere esperienze. Esatto. Hanno condiviso la loro cultura e le loro tradizioni, il che è stato affascinante. È incredibile quanto si possa imparare da una semplice conversazione. Sì. Ho anche ricevuto qualche suggerimento su qualche perla nascosta da visitare nella zona. Questi consigli sono preziosissimi. Migliorano davvero l'esperienza. Certo. Mi sento come se fossi partito con nuovi amici e ricordi indimenticabili. Lezione 21. Consigli personali. Al giorno d'oggi sono tantissime le stazioni radio che offrono consigli personalizzati. Sì, è un'ottima risorsa per chi cerca una guida.
Penso che sia importante avere una piattaforma in cui le persone possano condividere i propri pensieri. Certamente, a volte, una nuova prospettiva può fare una grande differenza. Sono d'accordo. È incredibile come gli altri possano aiutarci a vedere le cose in modo diverso. Inoltre, quando le persone condividono le proprie esperienze, si crea un senso di comunità. Esatto. È confortante sapere che non sei solo nelle tue difficoltà. Certo, hai mai chiamato per chiedere consiglio? Io no, ma ho ascoltato molti ottimi consigli condivisi in onda. Lezione 22. Servizi taxi. A proposito, hai mai utilizzato un taxi o un servizio di car sharing? Sì, certo. Possono essere davvero comodi, soprattutto quando si viaggia. Assolutamente sì. Mi piace tantissimo la facilità con cui è possibile ottenere un passaggio in qualsiasi momento. Vero? Si risparmia un sacco di seccature rispetto ai trasporti pubblici. Esatto. In più, puoi usufruire del servizio porta a porta, il che è un enorme vantaggio. Sì, è anche bello non doversi preoccupare del parcheggio. Vero. Ho avuto anche delle conversazioni interessanti con gli autisti. Anche io. È affascinante ascoltare le loro storie ed esperienze. Certamente. Aggiunge un tocco personale al viaggio. Lezione 23. L'emozione di viaggiare con lo zaino in spalla. Viaggiare con lo zaino in spalla sembra entusiasmante. Hai già iniziato a pianificare il tuo viaggio? Certo, non vedo l'ora di esplorare nuovi sentieri. Fantastico! Hai in mente una destinazione specifica? Sto pensando di andare in montagna, i panorami sono mozzafiato. Ottima scelta! La natura ha il potere di ispirare avventure. Sì, inoltre, è un'occasione perfetta per staccare la spina dalla tecnologia. Sono d'accordo. C'è qualcosa di rinfrescante nello stare all'aria aperta. Esatto, non vedo l'ora di immergermi nella tranquillità della natura. Ed è anche un ottimo allenamento, il che è un vantaggio. Lezione 24. Periodo di preavviso. Sì, è giusto che possiamo includere un preavviso di 90 giorni per la risoluzione del contratto. Sono completamente d'accordo. Dà a tutti abbastanza tempo per adattarsi. Esatto. L'obiettivo è garantire una transizione fluida per tutti i soggetti coinvolti. Giusto? È importante avere chiarezza in queste situazioni. Sì. Un preavviso dimostra rispetto per il rapporto che abbiamo costruito. Assolutamente sì. Permette una pianificazione e una preparazione adeguate. Inoltre, riduce al minimo eventuali interruzioni che potrebbero verificarsi. Sì, tutti meritano questa cortesia, soprattutto in contesti professionali. Penso che rifletta bene anche i valori dell'organizzazione. Lezione 25. Concentrazione sulla respirazione. Per iniziare, concentrati sul tuo respiro e lascia andare le preoccupazioni. Sembra un ottimo modo per calmare la mente. Assolutamente sì.
È incredibile quanto la respirazione possa aiutare a ridurre lo stress. Sì, bastano pochi respiri profondi per cambiare completamente la tua prospettiva. Esatto. È come premere un pulsante di reset per la tua mente. Verissimo. Adoro integrare la consapevolezza nella mia routine quotidiana. Anch'io. Mi aiuta davvero a rimanere concentrato durante tutta la giornata. Sì, è una pratica semplice che può avere effetti profondi. Sono d'accordo. Concentrarsi sul presente può portare tanta pace. Lezione 26. Cucine locali. Ottima idea. Dovremmo anche fare una lista delle cucine locali da provare. Sì, scoprire il cibo è uno degli aspetti più belli del viaggiare. Esatto. Ogni piatto racconta una storia sulla cultura locale. Assolutamente sì. È come assaporare un pezzo di storia. Non vedo l'ora di scoprire nuovi sapori e ingredienti. Anch'io. Hai in mente qualche piatto specifico? Ho sentito molto parlare del famoso cibo da strada della zona. Sì, il cibo di strada ha spesso i sapori più autentici. Inoltre, di solito è più conveniente, il che è una vittoria per tutti. Lezione 27. Cugini reali. Hai mai pensato a quanto sia interessante il fatto che il re, il Kaiser e lo zar fossero tutti cugini? Assolutamente. Deve aver reso la loro relazione piuttosto confortevole, non credi? Sì, la condivisione dei legami familiari deve aver influenzato in modo significativo la loro politica e le loro decisioni. Mi chiedo come ciò abbia influenzato i loro regni e le persone che vi abitavano. Probabilmente creò un senso di unità tra le loro nazioni, ma anche potenziali conflitti. Esatto, la lealtà familiare può talvolta scontrarsi con gli interessi nazionali, dando origine a situazioni complesse. Sapevi che si facevano spesso visita, rafforzando così il loro legame? È affascinante. Immaginate le discussioni che devono aver avuto durante quelle visite. Avrebbero potuto condividere strategie e idee per i rispettivi imperi. Lezione 28. La bella festa. Hai sentito della festa della vigilia in cui Simpson è stato multato di $200? L'ho fatto. È piuttosto sorprendente, soprattutto considerando che avrebbe dovuto essere una festa. Esatto. Mi chiedo cosa abbia portato a una multa così salata durante una festa. Forse ci sono stati degli incidenti inaspettati che sono sfuggiti di mano. È possibile. Ti fa pensare a quanto velocemente il divertimento possa trasformarsi in guai. Sì, ed è un promemoria per essere sempre consapevoli delle nostre azioni durante gli eventi sociali. Immagino che nei prossimi anni Nicole dovrà pensarci 2 volte prima di partecipare a un'altra festa. Certo, è una lezione imparata e spero che la condivida con i suoi amici. Potrebbe aiutare altri a evitare situazioni simili in futuro. Lezione 29. Spuntini sani. Hai parlato di proteine, verdure e cereali integrali, sembra una buona idea. Sono d'accordo. Ma cosa ne pensi degli spuntini?
Anche gli spuntini sono essenziali. Possono essere salutari o sfiziosi, a seconda delle nostre scelte. Esatto. Si tratta di trovare un equilibrio che si adatti alla nostra dieta e al nostro stile di vita. Hai trovato degli spuntini salutari che ti piacciono davvero? Sì, adoro lo yogurt con frutta e noci, è nutriente e delizioso. Sembra fantastico. Spesso preparo l'hummus con i bastoncini di verdure. Ottima scelta! È ricco di proteine e sazia più a lungo. Pensi che dovremmo esplorare insieme altre opzioni per gli spuntini? Lezione 30. Scelte creative. Puoi scegliere i colori, i motivi e le texture che preferisci per il tuo spazio. Sì, fa davvero la differenza nel creare un'atmosfera personale, non è vero? Assolutamente sì. Le scelte giuste possono trasformare completamente l'atmosfera di una stanza. Hai pensato a quali colori vorresti per il tuo spazio? Tendo a preferire i toni rilassanti del blu e del verde, hanno un effetto rinfrescante. Sembra delizioso. Preferisco i toni caldi della terra, mi mettono a mio agio. Anche mescolare le texture può aggiungere profondità al design, non credi? Certamente. Un tappeto morbido abbinato a mobili in legno può creare un bellissimo contrasto. Mi piacerebbe vedere come diverse combinazioni possano cambiare l'atmosfera generale.